Buonasera, che piacere vedervi ancora qui, mi fa molto piacere, veramente, veramente, vuol dire che il nostro lavoro, le nostre musiche, le nostre presentazioni vi piacciono, vi interessano e continuate a seguirci. Vi ringrazio molto di tutto questo. Adesso andiamo a vedere questa sera che cosa ci presenta il maestro Torossi e vediamo quali musiche nuove possiamo proporre a voi affinché possiate goderne. Benissimo, grazie tante, andiamo a vedere, buonasera. Ciao Stefano. Romano, eccoci qua, guarda, di questo personaggio... io sono curioso di sapere un attimo. Guarda, praticamente sono tutti punti interrogativi, perché si sa pochissimo di lui. Figurati. Il nome è Gregorio Strozzi, sì, e questo è sicuro. Il luogo di nascita è San Severino Lucano, ma la data non si sa. Che dato c'hai? Si presume 1615, ma non si sa. Ed è morto? È morto, non si sa precisamente né dove né quando, però la presunzione è l'anno 1692, altre biografie dicono 1687, vabbè. Certo, e il posto presumibilmente è Napoli. Vedo che si sa pochissimo. Si sa pochissimo, e quel pochissimo adesso te lo dico. Dunque, sai perché non si sa precisamente quando lui è nato? Perché i registri parrocchiali di San Severino sono andati distrutti, quindi si suppone 1615, una buttata lì. Comunque, il 1° dicembre, e queste sono invece cose certe, 1° dicembre del 1635 è assunto alla Santa Casa dell'Annunziata come organista sabataro. Che vuol dire? Suonava di sabato. Esatto. No, lo dice proprio, cioè per le funzioni non domenicali. Certo. E siccome era una posizione subordinata, lo stipendio era più basso. Certo. Infatti riceve 3 ducati al mese. Proprio poco, Penso di sì. Pochissimo. Comunque, nel 1638, avendo riconosciuto, fra virgolette, l'abilità e il valore di esso, tanto nel suonare l'organo quanto nella composizione, gli aumentano il salario a 5 ducati. Però, sempre una cifra ridicola. Sempre una miseria. Ma al magro salario va aggiunta la previsione che, succedendo mancamento di organista o di maestro di cappella, si sarebbe dovuto preferire la persona di detto Gregorio, cioè insomma gli facevano intravedere la possibilità che quando moriva il titolare lui avrebbe ereditato, quindi gli davano uno stipendio basso. Certo. Invece la faccenda non va a buon fine, perché il nostro Gregorio rimane inchiodato ai suoi 5 ducati al mese, certo, e alla subordinata posizione di secondo organista sabataro. Ci lascia un ricco repertorio di musiche principalmente dedicate alla vita dello spirito dopo il distacco dalle spoglie terrene. La sua morte è incerta, come abbiamo detto prima, sia come data che come luogo, perché anche i registri parrocchiali relativi sono andati distrutti, questa volta nel terremoto del 1980, quindi recentissimo. Allora, praticamente io ti ho dato delle notizie molto vaghe e molto poche. Vedo, molto vaghe e molto poche. Sì. Invece adesso tu che avrai delle notizie molto più precise sull'interprete... Certo. No, perché io penso che a questo punto, così come non si hanno notizie biografiche approfondite su questo maestro Gregorio Strozzi, non si hanno anche a livello delle opere che lui ha composto. Perché qui dice che ha avuto una ricca produzione musicale. Sì. E noi qui invece in questa registrazione, in questo album che noi abbiamo pubblicato, c'è una scelta di musiche che sono state fatte direttamente dall'organista che poi ha provveduto all'esecuzione, il quale che è questo maestro Alessandro Albenga, certo, che il quale ha vagliato tutte le opere possibili
a reperire, ha selezionato questi 15 titoli che sono i più importanti per darci un'idea delle capacità compositrici anche perché, del scusami se ti Strozzi. interrompo, probabilmente sono opere non stampate, probabilmente sono manoscritti. Ma sicuramente saranno manoscritti, quindi perché io sono sicuro che queste opere stampate non l'ha mai stampate nessuno. È il maestro Albenga, che è un noto organista in questa direzione artistica, se le andare a cercare lui, le ha selezionate e le ha anche registrate, e soprattutto le ha registrate con un organo molto importante, come adesso dirò, che è quello della Basilica di San Giovanni in Laterano. Perché lì ce n'è uno molto c'è un organo che adesso è un organo sì, storico del 1600. Voglio presentarvi quindi il maestro Albenga, che è quello che ha realizzato questo album, ha selezionato personalmente i brani nella produzione artistica, come abbiamo detto, del maestro Strozzi, che sicuramente erano tutti manoscritti, e quindi aveva significativamente una bella preparazione. Infatti sappiamo che lui ha un percorso di studi musicali molto ricco, perché prima di tutto ha studiato all'Accademia di Santa Cecilia a Roma, dove si è diplomato sia in pianoforte che in organo e composizione organistica. Successivamente è andato a perfezionarsi in 2 prestigiose accademie, una in Francia e l'altra in Olanda, ad Haarlem, e soprattutto quella di Haarlem è stata particolarmente significativa per la sua formazione artistica ed esecutiva. Durante il corso della sua carriera il maestro Albenga ha avuto il privilegio di collaborare con importanti gruppi vocali e strumentali, tra cui Montis Regalis, che è l'orchestra della diocesi di Roma, e successivamente anche con il gruppo Musica Nova, un coro e un ensemble del 600-900. Naturalmente questa sua esperienza l'ha portata in giro, non particolarmente sia in Italia che all'estero, ma comunque in Europa, diciamo così, perché questo strumento, l'organo antico che lui suona, non è che si trova facilmente in tutti i paesi. Se uno va negli Stati Uniti, l'organo storico non c'è, non esiste. E tra l'altro lui poi, ecco, come dicevo poco fa, lui intorno all'anno 2000, fine 900, inizio 2000, è diventato organista presso l'Arcibasilica di San Giovanni in Laterano, che per lui è stata una tappa artistica molto importante, perché nella chiesa di San Giovanni, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, c'è uno degli organi storici più antichi della diocesi di Roma. Queste registrazioni sono state fatte appunto usando questo strumento storico. Quindi nella chiesa? Sono state incise sicuramente nella chiesa nella Basilica di San Giovanni in Laterano, e poi, che dire ancora, lui poi dall'altro ovviamente con una preparazione di questo genere, lui è diventato insegnante, perché la sua competenza stessa lo ha portato, e lui è stato docente di organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Frosinone, e lui tra l'altro ha insegnato anche accordature e temperamenti dell'organo, che deve essere una cosa di una complicazione, ma soprattutto folle, di una specializzazione assolutamente unica. Per concludere, intanto Alessandro Albenga è l'organista ufficiale della chiesa di Santa Maria dell'Anima a Roma, che è la chiesa dell'Istituto di Cultura Tedesco, che è una bellissima chiesa perfettamente restaurata e mantenuta in una maniera incredibile. E io mi riprometto con te, se ti va, di andare a sentire quando il maestro Albenga suona, perché lo vorrei sentire eseguire. Anche perché il Kapellmeister della chiesa di Santa Maria dell'Anima è il nostro comune amico Flavio Colusso. E quindi dobbiamo andare a sentire personalmente. Certamente. Ecco, intanto voi però, se vi munite di questo disco, Gregorio Strozzi, Selected Composition, composizioni scelte, potrete anche voi apprezzare la sua abilità.
Io da parte mia vi ricordo di iscrivervi sempre al nostro canale per non perdere i prossimi episodi e metteteci un like per darci una spinta e supportarci.